Raffica di notizie di calciomercato dell'Inter all'interno di questa domenica senza calcio giocato e purtroppo all'interno di una sosta per le nazionali che alla nostra Italia ha restituito una enorme delusione, quella dell'eliminazione contro la Macedonia e quindi la seconda assenza consecutiva dal campionato mondiale, e questo è un grandissimo problema, di cui però abbiamo parlato ampiamente in diretta e all'interno di uno dei nostri scorsi episodi. In questo episodio invece, ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter e buona domenica, in questo episodio, dicevo, parleremo di calciomercato, perché in queste ore si sono rincorse tantissime voci su tanti temi. Io me li sono segnati tutti all'interno di una breve scaletta e vi proporrò una raffica di aggiornamenti su tanti temi in entrata e in uscita, così facciamo il punto sulle ultime novità e poi da domani iniziamo a concentrarci su Juventus-Inter, che sarà la prossima gara di campionato in programma tra 7 giorni e che potrà essere uno spartiacque importante in vista della corsa a scudetto, nel bene o nel male. Partiamo subito. Allora, non indugiamo ulteriormente perché i temi di cui parlare sono tanti e voglio partire da, non so se sia il più importante, però è quello su cui secondo me c'è un pochino di più, un po' più di carne al fuoco, diciamo così, ovvero il vice Brozovic. Ne abbiamo già parlato in queste ore. L'Inter sta cercando, la società si è decisa appunto a mettere tra le priorità della prossima sessione di mercato un uomo che possa effettivamente a livello tattico sostituire Brozovic quando quest'ultimo non c'è. Ci sono tanti nomi sulla lista di Marotta e Ausilio, ne ho segnati alcuni. Allora, le soluzioni che vengono definite soluzioni interne sono Agumé e Sensi, che sono due giocatori già di proprietà dell'Inter. Si è parlato anche di Hjulmand del Lecce, di cui peraltro, per chi ci segue da YouTube, vi lascio nelle schede l'intervista che ieri il nostro Lorenzo ha realizzato con un giornalista che si occupa del Lecce e che quindi ci ha dato una ampia descrizione di chi è Hjulmand e di che tipo di giocatore sia, quindi ve la lascio nelle schede. Si è parlato di Aslani dell'Empoli, si è parlato di Villar della Roma, c'è anche un nuovo nome uscito proprio in queste ore, Ceca dell'Lille, spero si pronunci così, un centrocampista portoghese. Però uno dei nomi che secondo me potenzialmente potrebbe essere realmente un obiettivo dell'Inter è Jordan Veretout, sempre della Roma come Villar, giocatore che classe 93, quindi 29 anni, 3 milioni netti di stipendio, ma soprattutto la sensazione che arriva da Roma della volontà di cambiare aria. Mentre vi parlo e vi dico perché secondo me potrebbe essere una buona scelta, vi mostro anche a video la scheda, diciamo, i principali dati che riguardano Jordan Veretout, che sono, come vi dicevo, l'età e poi, secondo me, i numeri, perché quest'anno io francamente non me ne ero reso conto, ma in 29 partite con la Roma ha messo insieme 4 gol e 7 assist. E quindi sono un bottino niente male per un giocatore che comunque occupa la posizione di centrale di centrocampo. Perché vi dico che secondo me è un obiettivo ed è un nome potenzialmente interessante? Secondo me innanzitutto è nell'età giusta per fare il vice Brozovic senza essere, diciamo, senza avere pretese di titolarità assoluta e però essendo comunque un giocatore affidabile, quindi non troppo giovane, non con la necessità di ambientarsi come potrebbe essere un Agumé o magari anche un Aslani dell'Empoli. L'ingaggio forse è leggermente troppo alto per quella che dovrebbe essere una riserva, però comunque secondo me ci si può passare sopra, perché alla fine quando manca Brozovic l'assenza del suo sostituto si fa sentire veramente tanto e quindi per me quel colpo è una priorità, ma soprattutto la volontà di lasciare Roma può essere un importante assist, perché da un lato comunque non è più un giocatore appunto giovanissimo e quindi la Roma non potrà pretendere una cifra enorme a livello di cartellino, tant'è che si parla di circa 15 milioni di euro, ma secondo me si può chiudere anche a meno. E poi quest'anno abbiamo visto che comunque José Mourinho ha avuto diciamo, tanti momenti di frizioni con alcuni giocatori della sua rosa, quindi la mia sensazione è che se uno di questi manifesta la volontà di andare via, non credo che Mourinho cerchi particolarmente di trattenerlo contro la sua volontà. E se ti chiama l'Inter, con tutto il rispetto per la Roma, che è comunque una squadra importante, se ti chiama l'Inter difficilmente dici no. Quindi, considerato tutto questo, l'arrivo di Veretout a cifre comunque contenute sarebbe secondo me un qualcosa di interessante. Vediamo, perché sono per ora solo delle voci e delle indiscrezioni, però a fronte di tutto questo potrebbe essere un colpo appunto interessante, come dicevo. Andiamo oltre, andiamo veloci perché abbiamo tanti temi di cui parlare. Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach, che è in scadenza di contratto. Se n'era parlato a lungo qualche mese fa,
poi era tutto passato, diciamo, in sordina, la pista si era raffreddata fortemente. Attualmente torna di moda il nome di Ginter perché? Innanzitutto perché lui ha parlato, gli è stato chiesto se il Bayern Monaco sia effettivamente la sua nuova squadra, lui ha detto: "No, non ho ancora deciso, ho bisogno di ancora qualche settimana". Il Bayern Monaco, che sembrava aver affondato su di lui, in realtà sta un attimino tentennando. Perché? Perché in Inghilterra c'è Tony Rudiger, che è in scadenza con il Chelsea, e attualmente, per tutte le problematiche che sapete aver investito appunto il Chelsea, al momento non potrebbe rinnovare il suo contratto. Di conseguenza il Bayern Monaco mantiene le antenne dritte perché Rudiger, qualora lasciasse il Chelsea a parametro zero, sarebbe il primo nome sulla lista dei bavaresi. Dovesse arrivare Rudiger, naturalmente mollerebbero Ginter e a quel punto si riaprono le porte per l'Inter. Perché? Perché da un lato Bremer, che è l'obiettivo numero uno, e ve lo stiamo ripetendo anche qui su Passione Inter ormai da settimane, comunque è un giocatore costoso e rischiano di aprirsi delle aste in Europa per arrivare al centrale brasiliano. Quindi mi sono detto, da un lato Ginter potrebbe essere un'alternativa ad un Bremer il cui costo potrebbe lievitare in maniera eccessiva. Dall'altra potrebbe essere un ottimo colpo per quel tipo di soluzione di cui vi abbiamo parlato in queste ore, che riguarda la difesa, ovvero l'Inter avrebbe, diciamo, si sarebbe resa conto che Skriniar, spostato al centro della difesa, ha offerto delle prestazioni molto interessanti e quindi potrebbe valutare un intervento differente, quindi non un intervento di semplice sostituzione di De Vrij, che rimane il primo nome tra i papabili per l'addio, ma un addio di De Vrij, uno spostamento di Skriniar al centro della difesa e un acquisto di un giocatore che vada a prendere il posto dello slovacco sulla destra. E quindi Ginter, che ha in questo tipo di posizione la sua posizione ideale, potrebbe essere l'uomo giusto. Non a caso è tornato in auge anche il nome di Milenkovic, che è un altro giocatore che può giocare lì. Quindi vediamo, però registriamo la possibilità Ginter ancora viva. Vado ancora più veloce, Samir Handanovic sul rinnovo di contratto, attualmente il suo rinnovo sembra essere più vicino rispetto a quello di Perisic. Handanovic continua ad essere convinto di poter dare qualcosa ancora a questa Inter e questa mattina si parlava del fatto che non dovrebbe, pare che non tema, diciamo, la concorrenza di Onana. Io sul tema mi sono già speso, se rinnova pretendendo di poter partire ancora titolare a prescindere dalle prestazioni, io sinceramente lo saluterei. Se rinnova dicendo mi gioco il posto e poi sceglie il mister, può anche andare bene, però dal mio punto di vista l'Inter deve entrare nell'ottica che il titolare dell'anno prossimo è Onana, che non è un portiere giovane, che non è un portiere inesperto, è un portiere fatto e finito e forte, quindi io ripartirei da lui. Poi, parlando invece di qualche addio, i cileni sono i due principali indiziati per lasciare l'Inter insieme a Stefan De Vrij, ma per motivazioni diverse. Vidal partirà molto probabilmente con il pagamento di questa, chiamiamola buonuscita, di circa 4 milioni che permette all'Inter di diciamo rompere il contratto con Vidal. Su di lui c'è il Flamengo, molto interessato. Alexis Sanchez invece abbiamo raccolto delle notizie di prima mano in queste ore noi di Passione Inter, pare che lascerà molto probabilmente l'Inter, ma nonostante abbia praticamente mezzo Sud America su di lui, perché lo vogliono in Brasile, lo vogliono in Cile e lo vogliono in Argentina, lui darebbe ancora la priorità ad una squadra europea e ancor di più una squadra che gioca in Champions League. Quindi rispetto a Vidal, che sembra già orientato, diciamo, a svernare e finire la carriera in Brasile, Sanchez non ne sarebbe ancora convinto. La loro partenza, in ogni caso, libera un bel po' di spazio nel monte ingaggi perché hanno degli ingaggi molto importanti e quindi poi per gli eventuali nuovi acquisti lasciar partire i due cileni sarebbe molto importante. Chiudo con due notizie molto molto rapide. La prima riguarda Denzel Dumfries perché il Bayern Monaco, di cui abbiamo parlato prima per quanto riguarda Ginter, sembra interessato a Dumfries e si parla addirittura di un'offerta pronta da circa 30 milioni di euro. Io non credo che l'Inter lo lasci partire anche perché non credo che arrivi in realtà questa offerta effettiva e cash. In ogni caso non credo che l'Inter lo lasci partire perché secondo me nel 3-5-2 di Inzaghi, o comunque nel 3-5-2 in generale, gli esterni di centrocampo hanno un ruolo fondamentale. È stato già difficile e per certi versi un po' fortunato e anche, diciamo, c'è stata grande bravura nel sostituire Hakimi con Dumfries, un cambio che nei numeri quantomeno si è visto relativamente. Perdere anche Dumfries e poi cercare un altro esterno che lo sostituisca nella maniera ideale, secondo me sarebbe estremamente difficile. Quindi, per quanto non ritenga io Dumfries il giocatore più forte dell'Inter, lo ritengo un giocatore tra i più determinanti per il ruolo che ricopre.
quindi a meno di offerte veramente indecenti, quindi superiori ai 30 milioni di euro, io francamente Dumfries me lo terrei. Detto che, e questo mi ricordo benissimo di averlo detto anche nel primo video, nel primo contenuto che vi abbiamo proposto su Dumfries ormai un anno fa, me ne ero occupato io, mi ricordo in chiusura di aver detto, essendo stato pagato comunque poco, circa 12 milioni e mezzo, a prescindere dal fatto che diventerà il nuovo Hakimi o meno, c'è comunque una buona base per costruire da questo prezzo che è stato pagato una futura plusvalenza. Quindi io comunque mi aspetto che Dumfries, magari l'anno prossimo o magari fra 2 anni, possa lasciare l'Inter. Lo vedo molto più in ottica Premier League e francamente lo vedo più per una cifra un po' più consistente, ecco, diciamo così. Comunque vedremo come andrà. Ultimissima cosa, il futuro di Simone Inzaghi. In queste ore la Gazzetta dello Sport parlava di uno Zhang non preoccupato del finale di stagione, a meno di crolli clamorosi e quindi di un numero di non vittorie estremamente alto in queste ultime 10 partite che ci rimangono, probabilmente Inzaghi rimarrà e addirittura si tratterà sul suo rinnovo di contratto. So che questa è una notizia che non farà piacere a molti, però era un po' nell'aria secondo me, me l'aspettavo anch'io che al netto di crolli clamorosi Inzaghi sarebbe stato confermato. E vabbè, vedremo come andrà. Speriamo di non dovercene occupare e di dover invece festeggiare qualcosa verso metà maggio, ma di questo ne parleremo. Queste ragazzi erano le notizie principali di mercato di giornata. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, innanzitutto iscrivetevi, se ancora non lo avete fatto, che ci date un grande sostegno, e lasciatemi l'emoji del fuoco. Abbiamo messo un'infinità di carne al fuoco, diciamo onorando una grigliata domenicale, quindi mi raccomando mettete l'emoji del fuoco, fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente di tutte queste notizie che, vi ricordo, approfondiamo ogni giorno in diretta dalle ore 19:30 su YouTube e su Twitch, e se vi piace il nostro modo di trattare le notizie e di vivere il mondo Inter quotidianamente, potete sostenerci, il vostro sostegno è davvero fondamentale, ve lo ripetiamo sempre, o abbonandovi su passioneinter.club oppure direttamente sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati. Per il resto, come dicevo, ci vediamo tutti i giorni in diretta.